Oggi mi trovo su Black Desert Online. Parleremo oggi, farò vedere come riuscire a enchantare le armi. Che significa enchantare? Significa che potete portare le vostre armi o armature a livelli superiori, quindi ovviamente aumenterà il danno per quanto riguarda le armi e per quanto riguarda le armature la difesa. Esistono vari tipi di upgrade, cioè di aumenti di questi oggetti. Partono dal livello 0, quindi l'arma come normale che l'avete, quindi quando non vedete nessun numero sulla vostra arma, adesso non ho nemmeno una qua di esempio, però vabbè, normalmente non c'è nessun numero sopra l'oggetto, quindi l'arma o l'armatura, quindi vuol dire che ce l'avete a 0. La potete portare fino al livello più 15, quindi come potete vedere io qua per esempio ho queste che l'ho portate a livello più 15, sono due armi che ho portato a livello più 15, però dopo il livello 15 le potete portare ulteriormente a un livello superiore, quindi avrete poi il PRI, sono delle sigle che troverete qua scritte, il Duo, il TRI, il TET e il PEN. Naturalmente questo gioco è abbastanza complesso e difficile da capire perché non solo bisogna fare parecchi calcoli per andare avanti e upgradare le cose, ma è anche in inglese e quindi hanno anche queste sigle un po' complesse. Possiamo vedere alcuni esempi andando all'astasi. Sto colpendo il tipo, ma per errore. So perché mi esce. Ah, ok, volevo io perché non mi ricordo più che è un po' di giorni che non gioco più a Black Desert. Allora, andiamo a vedere qua, per esempio, nelle main weapon, qualsiasi tipo di arma. Vedete, allora, queste qua sono, per esempio, come vi dicevo, le armi che le potete trovare o verdi o blu o gialle, però sempre che sono a 0, quindi non hanno l'upgrade. Ma se forse andiamo un po' più giù, no, ecco, ovviamente non ce n'è nemmeno una come esempio. Come mai? L'hanno già tutte comprate? No, allora può darsi che... Vediamo se ne troviamo da farvi vedere. Comunque ce ne sono quelle che ho fatto vedere già dovrebbero... Allora, vediamo se magari sotto altre voci li mettono. Sono tutte a 0, si vede che le comprano a quest'ora, non ce n'è nemmeno una. L'armatura idem. Ah, non è possibile. Questa non l'ho capita, come mai non riesco a trovarle. Sì, non ce n'è nemmeno mezza, non so perché. Vabbè, comunque hanno il numero, facciamola vedere dall'inventario, facciamo prima, io pensavo che fosse pieno, non so perché non ce n'è nemmeno mezza. Allora, facciamo vedere queste qui, infatti vedete che hanno il numero. Allora, come si fa per riuscire a upgradarle? Bisogna avere le Blackstone. Le Blackstone le potete ottenere in diversi modi. Uno ve le darà durante la storia seguendo diciamo la main quest dello spirito nero, dello spiritello, e vi darà delle ricompense, alcune black stone. Due, potete dropparle da determinati mob
soprattutto avete la percentuale maggiore in alcune zone che possono darvi appunto le Blackstone. 3 facendo i boss credo che siano anche delle ricompense dei boss. Allora vediamo almeno se riusciamo a trovare un esempio di Blackstone, perché oggi tutte le volte che vado a fare una diretta ovviamente così. Vediamo se scriviamo black. Ah, ma sotto che voce stanno? Allora vediamo un po'. Ecco, Enchanting Upgrade. Dunque, eccole qua. Meno male che almeno queste ci stanno. Dunque, allora, vedete che ce ne sono di due tipi. Queste sono quelle base, diciamo. Abbiamo le Blackstone Armor, che sono quelle che servono per l'armatura, quindi andranno inserite dentro a tutti i pezzi della nostra armatura, quindi cappello, guanti, torso, gambe e scarpe. Come potete vedere hanno una colorazione diversa, quindi hanno uno sfondo diciamo sull'azzurro, ma comunque c'è scritto Blackstone Armor, quindi per l'armatura. Poi abbiamo questa qui rosa o fucsia, chiamatela come volete, che invece è la Blackstone Weapon, che serve per le armi. Hanno diversi prezzi, quindi voi potete decidere, una volta che avete queste qui, se venderle. Ovviamente l'asta sarà la vostra migliore amica in questo gioco, se venderle all'asta oppure se utilizzarle, quindi andarle a inserire nelle vostre armi o armature. C'è da dire delle cose però che sono importanti. Non so perché il mio PG è così curvo, però comunque vabbè. Ha tirato fuori le armi. Appunto, perché allora, per quanto riguarda le armi, quindi coltelli, staffe e quello che è, spade, eccetera, l'enchanting funziona dal livello 0 a +7, quindi non ci avrete problemi a portare la vostra arma a +7, non vi succede nulla. Però dopo questo livello, quindi +7, avete una probabilità che l'incantamento, l'enchanting quindi, vada fallito, cioè fallisca. E questa è la dota nolente, perché ovviamente qua l'hanno voluto complicare, perché se voi la volete portare per esempio a +8 potete avere la possibilità che tac vi dica fail, adesso cioè fallito. Per quanto riguarda invece le armature, i livelli cambiano, perché diventa ancora più complicato, perché non è più a +7, ma addirittura da 0 a +5. Potete avere il fallimento. Quindi che significa? Significa che se io voglio portare un pezzo di armatura a +6, incominciano le note dolenti, dicendo così in maniera semplice. Ma cosa comporta questo fallimento? Comporta il fatto, adesso non so se io ce l'ho qui, sì, vediamo questa mia arma, la Yura Short Sword, scusate, che praticamente ogni volta che vado a fallire, adesso vedete in fondo, guardate qui la spada, non a parte dell'inventario, ma io adesso se sposto il mouse non me la fa vedere, ma qui diciamo nella parte sinistra, in fondo, vedete che c'è questa linea rossa dove c'è scritto durability. Ecco, ogni volta che io vado a fallire, la durability dell'oggetto mi va a diminuire, quindi perdo durabilità per quanto riguarda l'oggetto. Quindi come faccio poi, se mi fallisco, a aumentare di nuovo, a portarla a 100? Perché una volta che ho l'arma o l'armatura, quello che è, che la durabilità mi va a 0, la posso anche prendere e buttare via. Quindi devo andare dal fabbro. Io adesso sono a Hazel perché almeno qui abbiamo il fabbro a 2 passi dall'asta ed è molto più comodo, perlomeno. Dunque, adesso io non ho un esempio da farvi vedere, però comunque vi faccio vedere come fare. Quindi dovete parlare con il blacksmith, ossia il fabbro.
non mi fa parlare. Perfetto, ma dai. Oh, vedete che qui ha diverse cose. Quindi c'è anche la quest da prendere, che io magari non l'ho presa con questo personaggio. Allora, dovrebbe avere forse nel repair, eccolo, questo qua, recovery max durata. Quindi facendo questo tasto e mettendo qui l'oggetto, cioè l'arma che dovete andare a aumentare la durabilità, e qua vediamo qua cosa che va messo. Allora sì, in teoria allora per aumentare la durabilità bisogna andare a fondere poi due oggetti, quindi l'oggetto in cui avete perso, diciamo, la durabilità più un altro oggetto equivalente. Ovviamente stiamo parlando di, mettiamo questa Uriah Sword, la andate a mettere una qui e una qui, queste si fonderanno e vi dovrebbe dare 10 punti in più di durabilità ogni volta che fate questa operazione. Quindi queste operazioni costano veramente tanti soldi, perché dovete andare a comprare un secondo oggetto all'asta, oppure vabbè, se avete la fortuna magari ce l'avete nell'inventario o l'avete droppato, però la maggior parte delle volte li dovete andare a comprare all'asta. Quindi se siete a 90 vi darà 10 punti, quindi porterete di nuovo a 100, ma se siete per esempio a 70 dovrete ripetere questa operazione per 3 volte per ritornare a 100, quindi è abbastanza dispendioso. Quindi dovete calcolare anche, se volete fare l'enchanting, tutte queste spese in più. Infatti io, siccome mi ero un po' stancata di spendere, andare all'asta a comprare la roba, ho deciso di fare direttamente i gold, quindi i soldi, e andare all'asta e comprarmi l'oggetto già upgradato, per esempio a più 15, anche se magari a conti fatti potrebbe costarvi un po' di più, però non avete lo stress di tutte queste operazioni da fare. Comunque, come si fa? Ah, poi un'altra cosa importante prima di partire, per dire come si fa poi effettivamente a upgradare, che il discorso poi invece per quanto riguarda gli accessori, quindi gli anelli, cioè le cinture, le collane, gli anelli, è diverso. Non bisogna andare a mettere le Blackstone al loro interno, ma bisogna fondere i due oggetti insieme. Quindi cosa vuol dire? Due, mettiamo cinture con lo stesso nome, vanno fuse insieme e vi daranno, per esempio, il pri, e poi così via, come che erano i nomi, poi il duo, poi il tri, e poi il tet e poi il pen. Ovviamente anche qua c'è una percentuale di probabilità di fallire, chiaramente, perché hanno fatto così, perché probabilmente, credo, se non ricordo male, al shop esiste un oggetto acquistabile ovviamente tramite gli euro, i soldi veri, che va a diminuire la probabilità dei fallimenti. Ovviamente chi decide di fare questo tipo di operazione probabilmente esasperato acquisterà questo oggetto dall'item shop. Quindi per loro è una fonte di guadagno il fatto che voi possiate fallire. Comunque, io personalmente ho anche roba di come cavolo si chiama, perché l'ho acquistata direttamente all'asta, perché mi sono tolta davanti tutto questo stress dell'upgrade. Comunque adesso, se non mi ricordo male, per poter upgradare un'arma dovete richiamare lo spiritello. Come si faceva? Eccolo qua. Come potete vedere c'è la voce enchantment, ok? Quindi è questa qua. Adesso io non ho armi, non ho le black perché sono
sto facendo questo video abbastanza velocemente perché purtroppo dopo devo andare via perché devo lavorare, quindi non ho l'arma da farvi vedere. Comunque è molto semplice, dovete semplicemente inserire in questo slot la vostra arma e qua la black, la pietra. Ovviamente se è un'arma la black per quanto riguarda il weapon, e se invece è un pezzo di armatura per l'armor. Poi schiacciate questo bottone, lui fonderà in automatico questi due oggetti e qui vi uscirà +1 e così procedete. Comunque più avanti nel gioco, adesso non mi ricordo intorno a quale livello, c'è una quest proprio che vi spiega come fare. Comunque non è difficile. Questo cane che ci fa in aria è un procedimento abbastanza facile, quindi le prime 7 volte ci riuscirete tranquillamente, quindi dovete semplicemente inserire sta pietra e poi dopo vi potrà anche uscire Filed e quindi riprendete il discorso che dovete fare. Dovete avere tante pietre. Che altro dire? Queste a linee massime di come funziona l'enchanting. Stiamo sempre parlando dell'enchanting per upgradare +1, +2, +3. Poi c'è anche qua, credo, la trasfusione. No, questo è quanto riguarda i cristalli, perché poi avete anche delle monete, sì, scusate, dei cristalli che potete andare a inserire nei vari pezzi di armatura che vi danno alcuni bonus. Quindi lo fate sempre qua. Tramite il vostro amico Black Spirit, spiritello nero, chiamatelo come volete. Quindi spero di essere stata chiara. Al limite non so se vogliamo provare, perché io adesso non ho niente, provo a provare da poter, non ho più le pietre perché le ho tutte vendute. Comunque è abbastanza semplice. Se ci avete problemi me lo scrivete nei commenti e magari allora posso provare a comprare qualcosa e fare un'ulteriore guida. Ricordo che questa guida sarà in lingua italiana ma con sottotitoli anche in inglese. Ok, mi hanno investito in pieno in modo che magari anche chi ci segue dall'estero, visto che adesso ho anche parecchie visite americane da parte di americani, troveranno la guida anche in inglese. Vi ricordo sempre di seguire, naturalmente cercate di sostenermi per poter permettermi di andare avanti col canale, mettendo sempre dei mi piace ai video e commentandoli. Più commenti ci sono sotto un video e più Google riesce a mandarmelo in prima linea sui motori di ricerca. Quindi aiutate in questo modo. Vi ringrazio e alla prossima.